Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi, bella sorpresa, ci abbiamo Michele Galetti, Executive Producer di Milestone. Benvenuto Michele. Ciao! Finalmente ragazzi riesco a parlare con loro, è un grande onore per me visto che hanno fatto alcuni dei giochi di cui sono più appassionato, tra cui MotoGP 21, per cui vi rinnovo i complimenti perché è veramente fighissimo. Grazie. Oggi andiamo a fare qualche domanda un po' su MotoGP, un po' su Ride e un po' su cose che riguardano il mondo dei videogiochi, soprattutto riferite alle motociclette. Come sapete sono un grande appassionato e andremo a parlare soprattutto di questi giochi di Milestone. Partiamo subito dalla prima domanda, così entriamo direttamente nel vivo. Io le leggo ragazzi come al solito per non far casino, perché sennò poi me scordo, me impiccio. MotoGP 21 e Red 4 vengono sviluppati dallo stesso team o da due team diversi? Quanto sono grandi e come sono composti i gruppi, se ce li vuoi presentare? Allora, i nostri giochi vengono tutti sviluppati da team diversi. Ci sono delle persone che sono permanentemente a lavorare sul singolo gioco. Abbiamo un producer che quindi è il capo del progetto e poi abbiamo dei lead, quindi un lead designer, un lead programmer, un lead artist, e che stanno sempre a fare lo stesso gioco, che non vuol dire che non hanno rapporti, non hanno scambi con gli altri, però sono indipendenti e responsabili della qualità e dei contenuti di un singolo gioco. Poi molte persone magari nel corso del tempo si spostano da un gioco all'altro, quindi il singolo programmatore, il singolo designer. E abbiamo figure specializzate in alcuni campi specifici come la I o la fisica, e quindi queste persone che sono molto brave, molto specializzate, spesso devono spostarsi da un progetto all'altro per dare, diciamo, le loro expertise. E quindi i team si ampliano e si restringono a seconda del periodo in cui il gioco si trova. Diciamo che si parte con la fase più concettuale in cui magari c'è solo il core team, e poi si parte a fare dei prototipi, allora cominciano ad arrivare dei programmatori, degli artisti, eccetera, e poi si entra in una fase produttiva piena in cui in una fase di picco ci possono essere parecchie decine di persone che lavorano al singolo gioco. Poi il gioco magari entra nella fase in cui si fanno solo i DLC finali, eccetera, Okay. e allora le persone confluiscono su altri progetti. Quindi siamo molto dinamici, abbiamo sempre parecchi titoli in lavorazione e dobbiamo essere agili e flessibili nel gestire queste cose. Però i team sono separati, quindi a volte trovi delle scelte molto diverse da un gioco all'altro perché c'è un'indipendenza di visione e di realizzazione. Ovviamente poi il mio ruolo, che è quello di coordinare tutti questi team e di portare avanti, diciamo, una linea editoriale, delle idee comuni, eccetera, è quello di trovare un'amalgama e di trovare insomma una quadra per i singoli progetti. Però c'è un buon livello di indipendenza e abbiamo delle persone esperte e che sanno trovare una visione per il singolo gioco. E seconda domanda, come si organizza lo sviluppo e quali sono le difficoltà di un gioco come MotoGP che deve uscire ogni anno per stare dietro ai tanti cambiamenti che avvengono nella controparte reale? Allora, MotoGP è un gioco molto particolare perché, come sapete, all'inizio uscivamo a giugno, da qualche anno usciamo ad aprile. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo fare tutta una serie di lavorazioni in anticipo, perché ovviamente parlando con Dorna, avendo un canale privilegiato, tutto quello che si può sapere lo sappiamo con il dovuto anticipo, le piste, gli sponsor, eccetera. Però ci sono altre cose che nemmeno Dorna sa in anticipo, gli sponsor, le livree, che moto verranno portate in pista, perché il regolamento, come sai, permette di omologare l'aerodinamica, quindi la forma della carena, alla prima gara in pista. Loro possono fare i test con qualunque cosa vogliano, possono presentare anche 10 forme di moto diverse, e poi però arriva la prima gara e quello che arriva in pista praticamente al primo turno viene omologato. E questo vuol dire che prima del Qatar è tutto un po' un gioco di incastri e di capire con la palla di cristallo cosa useranno, ma poi le risposte definitive arrivano soltanto in Qatar.
A quel punto noi abbiamo dei fotografi che lavorano per noi e che ci fanno tutte le foto insieme ad Orn e abbiamo il materiale su cui lavorare. Ecco perché è estremamente difficile riuscire ad avere in day one tutto fatto, tutto finito, tutto perfetto. Non per niente un gioco come Formula 1, quello del 2021, non è ancora uscito e loro hanno soltanto la Formula 1 e la Formula 2. E quindi è una sfida veramente gigantesca. Secondo me non tutti i giocatori capiscono quanto questa cosa per noi è una corsa contro il tempo e contro le difficoltà, perché poi alcuni team poi magari presentano degli sponsor all'ultimo momento, li cambiano dopo la prima gara, specie in Moto 2 e Moto 3. È veramente una cosa difficilissima, molto complessa. Il regolamento permette anche di cambiare l'aerodinamica durante la stagione, quindi MotoGP ha questa sfida che è veramente gigantesca. Noi facciamo i salti mortali e lasciami dire che facciamo qualche piccolo miracolo per riuscire ad aprile e poi aggiorniamo le livree e i modelli di moto in corsa. Insomma, è veramente una sfida. Mi fa piacere che tra l'altro tu me l'abbia chiesto, perché a volte si danno per scontate le cose, ma certo. è davvero una cosa che se la vedi da dentro è incredibile quanto riescono a lavorare duro per riuscire a fare queste cose in qualità, perché poi c'è un'attesa di un livello di qualità dai nostri fan che è elevato, quindi assolutamente è una delle criticità del progetto. Altri nostri progetti non hanno una criticità così elevata, ma MotoGP ha dovuto imparare a fare questa cosa in maniera veramente spettacolare. Perfetto. Ok, a questo punto passiamo alla domanda numero 3, ragazzi. Questa ci tengo particolarmente. È possibile sperare, in realtà tengo a tutte, però è possibile sperare nel ritorno di un titolo specifico per il campionato Superbike? Ta-dan! È un'ottima domanda, perché noi abbiamo fatto Superbike in passato. Milestone ha avuto Superbike come cavallo di battaglia nei primissimi anni 2000 e abbiamo fatto Superbike nel 99, nel 2000 e nel 2001, quello famoso di Electronic Arts, che ancora ad oggi è citato come uno dei migliori giochi di moto di sempre. Secondo me ormai comincia a essere un po' tirata la definizione, cioè era un gioco eccezionale, diciamocelo. Però ormai i livelli che abbiamo raggiunto oggi nella fisica, non parliamo nemmeno della grafica, parliamo anche solo della fisica, mi fanno dire che quel gioco lì è un capolavoro del passato. E poi Superbike io ho un legame particolare perché è stato uno dei primi giochi che abbiamo fatto dopo che io ero entrato in Milestone. Io sono entrato nel 2003 e noi abbiamo fatto il primo Superbike poi della seconda era nel 2007 e è stato anche uno dei primi giochi dove, come dire, ho ricoperto dei ruoli interessanti, perché è stato il primo gioco in cui ho fatto il game director, per esempio SBKX. Quindi io ricordo con veramente tanto piacere la licenza Superbike. E ci sarà un Superbike nel futuro? Chi lo sa? Il gioco lo chiedono varie persone. Il campionato Superbike è interessante in questo momento, ha dei regolamenti particolari, ha una struttura particolare. Alcuni dicono che è un campionato un po' in difficoltà, se Johnny Ray vincesse un po' meno aiuterebbe a renderlo un po' più vivace. Diciamo che se facessimo un gioco magari cercheremmo di ribilanciare un po' le prestazioni. Scott Redding. È sicuramente un gioco che manca da PC e console ormai da un po' di tempo, e chissà mai che nel futuro non ci sia un posto anche per Superbike. Ma ci stanno chiedendo Superbike, ci stanno chiedendo il BSB, che è un altro bellissimo campionato, e la verità è che se lo si facesse bisognerebbe trovare una sua bella identità e un modo per trovare, insomma, un posizionamento. Eviteremmo di fare uno spin-off di Ride as is, diciamo. Dovrebbe essere un gioco trattato con il rispetto che merita. Sarebbe bello. Non ti nego che
che sarebbe bello una cosa del genere. Chissà che non si possa nel futuro parlarne e concretizzare. Bene, bene, raga, speriamo, raga. Allora, questa è una domanda molto interessante, secondo me, perché me lo so chiesto varie volte. Siccome gioco sia a Ride che a MotoGP, a Ride ci gioco da Ride 1, poi te l'ho raccontata sta cosa, insomma, quindi è possibile sperare nel ritorno di un titolo? Ho sbagliato domanda, perfetto, ho letto quella di prima, ok. L'engine che riguarda la fisica della moto e del pilota di Ride 4 e MotoGP 21 è lo stesso? Sì e no, sono basati sullo stesso engine sicuramente, però quello che facciamo noi è continuare ad avanzare nello sviluppo e poi quando un gioco ha bisogno di utilizzare, quindi viene creato il progetto del gioco, prende il meglio che c'è in quel momento e lo stacca, diciamo, da questo sviluppo costante e lo usa. Quindi a un certo punto deve smettere il gioco di recepire tutti i miglioramenti e gli avanzamenti, diciamo, sperimentali, perché a un certo punto bisogna stabilizzare e cominciare a decidere come sarà effettivamente il gioco. Quindi sono basati sullo stesso engine, ma non esattamente lo stesso engine. MotoGP 21 è arrivato dopo e quindi beneficia di alcuni dettagli in più. Ma il motivo per cui Ride e MotoGP sono così diversi non è semplicemente lo sviluppo dell'engine, ma una serie di scelte prese in maniera conscia, perché Ride ha l'obiettivo di essere realistico ma un po' più accessibile, quindi ha diversi obiettivi, diciamo, programmatici. MotoGP vuole occupare, diciamo, una posizione un po' più hardcore, un po' più simulativa. Ride vuole essere non un arcade, assolutamente. Adesso va di moda il termine simcade, che vuol dire compromesso godibile tra simulazione e qualcosa di un po' più casual. Ride, secondo me, colpisce nel segno perché la guida è più semplice, specie per un novizio, diciamo, di MotoGP, però riesce a rimanere comunque complessa, diciamo sanguigna quando vuoi spingere, e quindi ci sono delle differenze che sono assolutamente volute e diciamo pensate ad hoc per un certo tipo di pubblico. Perfetto, beh, direi che se questo è l'intento è riuscito perfettamente, perché è proprio la stessa sensazione che ho riscontrato io. Sinceramente preferisco molto MotoGP 21 perché proprio io sono un patito di simulazioni, però pure Ride 4 è assolutamente godibile. Certo, guidi pure più rilassato, insomma, le cose sono differenti. Se devo registrare una puntata su Ride 4 la prendo e la registro. Su MotoGP ci devo tribolare per riuscire a farlo, però la domanda poi che magari potrebbe fare qualcuno è: ma scusate, ma non potete fare che sia Ride che MotoGP fanno tutto da uno stile un po' più easy come i Ride 4 fino alla simulazione veramente dura e pura come MotoGP senza gli aiuti? La risposta in realtà è no, perché si possono inserire degli aiuti, si possono inserire degli automatismi. Quindi i nostri aiuti tendono a fare quello che tu dovresti saper fare, ma la tua esperienza, la tua sensibilità ancora non ci è arrivata, e quindi faccio per te delle cose. E c'è un'altra categoria di aiuti che noi cerchiamo, nel tempo abbiamo cercato di usare sempre meno, che è quello di usare delle forze fittizie. Qual è la differenza? Se io sto frenando e la gomma sta arrivando al bloccaggio o al limite del grip, la prima soluzione fa sì che faccia una specie di ABS, quindi riduco la forza frenante e però andrai un po' lungo. E la seconda soluzione ti tiene su a forza. La seconda soluzione è meno simulativa, stiamo cercando di usare sempre meno di queste cose, però non si può fare tutto con lo stesso, diciamo, set di aiuti. Questo vuol dire che alcune scelte programmatiche sono un po', diciamo, inchiavardate nel modello fisico. Non si può fornire un ride che abbia 3 modelli fisici diversi, arcade, intermedio e simulativo. È impossibile. E quindi si deve fare un certo livello di scelta e poi
ci si inseriscono degli aiuti, l'elettronica, il modello di gomma, eccetera. Però almeno una certa scelta di campo va fatta, perché altrimenti staremmo facendo 2 giochi. È una cosa insostenibile. Perfetto, ti ringrazio per la puntualizzazione. E proprio su Ride, già che ci siamo, la quinta domanda è: come nasce il progetto, aggiungo io, decisamente ambizioso e all'epoca rivoluzionario, direi, di Ride 1, o di tutta la serie Ride in generale, però soprattutto Ride 1 perché è quello che ha proprio aperto una breccia, diciamo. Allora, il progetto Ride nasce dalla passione e dalla determinazione abbastanza testarda mia e di un collega e amico che si chiama Irvin Zonca, che in realtà adesso da un po' di tempo ha lasciato Milestone, e che saluto, ciao Irvin. E all'epoca Milestone faceva praticamente solo giochi su licenza di campionato, e noi avevamo già fatto in passato un gioco che non molti ricordano più, ma che per noi era stato importante, che si chiamava Superbike Riding Challenge. E questo gioco era un po' un ride in embrione, era più piccolo, era più limitato, non aveva tante cose, ma era già strutturalmente ride, e aveva avuto la sfortuna di uscire esattamente lo stesso anno di Tourist Trophy di Polyphony Digital, quindi inevitabilmente era stato oscurato da quel gioco. Ma a noi, a me e a Irvin, era rimasta in testa questa possibilità quindi di creare una IP nostra, che ci permettesse di lavorare in maniera più libera, più creativa, perché quando fai un gioco su licenza di campionato sei automaticamente limitato dai contenuti che ci puoi mettere, certo, la struttura di gioco che gli puoi dare, e non puoi cercare di farne quello che vuoi tu, perché sarebbe sbagliato. Cioè, se tu stai facendo MotoGP, in passato qualcuno ha provato a fare dei MotoGP un po' strani, in cui mettevano, se ti ricordi, forse per la prima Xbox avevano fatto un MotoGP con delle piste stradali, anche delle moto fittizie, tutte cose che non funzionano, perché se voglio comprare MotoGP voglio trovarci una MotoGP. E invece noi volevamo avere l'opportunità di fare un gioco diverso, quindi contenuti reali mescolati in maniera intelligente con alcuni contenuti inventati, quindi delle piste, e che ci permettesse di creare un gioco con una struttura come la volevamo noi. L'abbiamo proposto all'interno dell'azienda, abbiamo spinto molto, e insomma è stato un po' un punto di svolta, perché come ti dicevo non eravamo abituati a fare giochi di questo tipo, anche perché per venderli, per posizionarli sul mercato, quando hai una licenza di un campionato in qualche modo giochi sul sicuro, hai delle limitazioni perché sai che a chi quel campionato proprio non interessa difficilmente il gioco interesserà, però hai anche un punto di forza che ti dice che tutti gli interessati di quel campionato vengono immediatamente, come dire, colpiti dal gioco. E fare un gioco che non fosse così, ma fosse un nostro gioco con dei contenuti reali, era qualcosa di un salto che all'epoca non era scontato, però siamo riusciti evidentemente a vendere bene l'idea internamente, e siamo partiti con il primo ride. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che c'era fame di un gioco del genere, un gioco che il pubblico ha amato fin da subito, e quindi abbiamo avuto ragione, perché c'era assolutamente lo spazio, l'interesse per creare qualcosa del genere. Fast forward 3 ride dopo, con Ride 4, e siamo ancora lì a cercare di costruire un gioco con la forma che vogliamo noi, per dare un'esperienza libera e aperta ai giocatori. Quindi quell'idea lì è rimasta viva e vivace fino ad oggi, e lo sarà anche in futuro, quindi credo che sia stato un momento abbastanza importante di svolta per Milestone. Perfetto. E proprio sempre ricollegandomi a questo discorso che hai fatto adesso, la domanda successiva riguarda il realismo in realtà di queste motociclette che riproducete, nel senso, come ci si rapporta con le case costruttrici,
per le moto di serie o con i team per avere i dati con cui ricostruire le prestazioni e i comportamenti delle MotoGP? Allora, sono due cose molto diverse, perché mentre con i produttori delle moto o delle parti speciali per un gioco come Ride abbiamo un rapporto diretto, con MotoGP non ci relazioniamo con i team ma parliamo con Dorna. Quando parliamo con qualcuno che non è Dorna ci è stato, come dire, introdotto da Dorna, perché dobbiamo muoverci sempre con molta attenzione, perché le case impegnate in MotoGP sono molto protettive dei loro dati, dei loro contenuti e delle loro immagini. Però partiamo da un gioco come Ride. Quando facciamo un gioco come Ride noi contattiamo i vari produttori, spieghiamo il concept del gioco che abbiamo in mente. All'inizio non ci conoscevano ed è stata una bella sfida riuscire a contattarli, spiegare cosa avessimo in testa. Molti all'inizio avevano un'idea di videogioco un po' vaga, ci chiedevano ma si spara? No, non si spara, si corre. E gli abbiamo spiegato quale gioco volessimo fare. Quando hanno capito erano a bordo, cioè adesso invece in Ride 4 sono loro che ci chiedono di poter mettere determinati modelli, alcuni si propongono direttamente, quindi Ride è diventato parte della cultura motociclistica. Ci sono persone come te che ci giocano, che lo fanno vedere ai giocatori ma anche agli appassionati di moto, e quindi questa cosa è diventata un volano che si autoalimenta. E cosa facciamo per inserire una moto in Ride? La troviamo, sia che sia nuova sia che sia una moto storica, e se è nuova ci aiutano le case a trovarla in concessionario, e abbiamo un processo che passa dalla scansione laser, quindi la riproduzione della moto in gioco è praticamente perfetta. E si parte quindi da un processo di scansione che ovviamente non fornisce un modello utilizzabile direttamente ma poi va ricostruito, però la base c'è un controllo millimetrico. E ecco perché Ride 4 ha meno moto di Ride 3, ma sono completamente tutte rifatte da zero in una qualità assolutamente superiore. E per tutto il discorso valori delle ciclistiche, valori del motore, comportamento dinamico, anche lì abbiamo tutto il supporto relativo delle case, chiediamo e otteniamo i dati di cui abbiamo bisogno. Ovviamente avendo le scansioni laser le misurazioni della ciclistica sono perfette. E MotoGP è molto diverso in questo. MotoGP, come dicevo, le case sono estremamente protettive, quindi non possiamo fare scansioni laser purtroppo, e addirittura sono molto gelose e non ci permettono di fare misurazioni precise neanche proprio col metro. Bisogna stare un po' a distanza, stare molto attenti e usare materiale fotografico, ma c'è una soglia intangibile ma invalicabile. E anche per cose come le registrazioni dei motori eccetera sono estremamente protettivi, perché sanno benissimo che quando si porta una moto sul banco prova per registrarla, perché questa è la procedura, e il banco prova deve essere, diciamo, con le rilevazioni digitali spente, perché altrimenti scopriremo dei dati ultra segreti. E anche solo dal suono si potrebbero scoprire alcuni dati, tipo la fasatura del motore. Quindi c'è un livello di attenzione e di protezione elevatissimo, però ci dobbiamo far sopra il gioco. Quindi facciamo dei set fotografici, facciamo le registrazioni audio, possiamo chiedere alcune informazioni, ma alcune informazioni le dobbiamo solo dedurre, perché non ci diranno mai esattamente la curva di coppia o la potenza massima o cose del genere. E quindi cosa facciamo? Ricostruiamo alcuni comportamenti basandoci su tempi sul giro, on-board, quindi velocità puntuali curva per curva, punti di staccata eccetera eccetera. Ricostruiamo al contrario
alcuni comportamenti, mescolando alcune informazioni note o che siamo riusciti ad ottenere, e creiamo un pacchetto coerente. Credo che siamo abbastanza bravi in questo, perché riusciamo a ottenere dei tempi sul giro precisi, ultimamente anche nell'intorno del secondo, diciamo, di scarto della realtà. Poi è molto difficile perché la realtà fa sì che un pilota MotoGP spinga al 100% solo praticamente in qualifica, Certo. e non è neanche detto che la condizione meteo sia ideale, la temperatura, la gomma che ha portato Michelin, quindi è Certo, difficile forse. dire in quanto gira una MotoGP al Mugello. Lo puoi dire con un intorno di un secondo o due, però se fa più caldo, meno caldo, una mescola più soffice, meno soffice, eccetera eccetera, è molto difficile. Però mi sembra che siamo abbastanza bravi a ricostruire la situazione reale. E questo è quanto. Quindi siamo abituati ad avere diverse pipeline, diversi quindi modus operandi per ricostruire moto sia in 3D che in prestazioni a seconda del gioco, perché possiamo avere dei rapporti diversi per poter fare fondamentalmente la stessa cosa. Quindi una sorta di reverse engineering, diciamo, per la MotoGP. Sì, perché è impossibile ottenere certe informazioni, Ci credo, non ci vengono credo. diffuse e non vengono rilevate, perché sono moto da milioni di euro e non lo sa nessuno, è un segreto. Perfetto. E invece torniamo a Ride. Ride 4, e come ti ho raccontato, mo farò un video sulla Ride Story, ragazzi, rimanete sintonizzati. Bello, voglio vederlo perché è un pezzo di vita quel gioco lì. Ci credo. E nel corso degli anni ha guadagnato una fisica sempre migliore. Se tu giochi adesso a Ride 1 dopo che sei sceso da Ride 4, ti accorgi tanto della differenza. Però ha anche perso alcune cose, per esempio le piste. Una delle quelle che per esempio cui ero più affezionato era Vallelunga. E da che dipende questa scelta? Allora, Se ce lo puoi dire, vari ovviamente. fattori. No, allora in realtà è complesso, perché è come, lasciami trovare una metafora, è come avere un ristorante in cui tu vuoi offrire un menù che sia buono, ma che non sia ripetitivo, e Ok. che a volte ti possa sorprendere, e che però non sembri, diciamo, finto, per cui esci che hai ancora fame. E quindi a volte abbiamo delle piste, diciamo, permanenti nel gioco, perché sono molto importanti. A volte delle piste le togliamo perché arrivano a un punto in cui andrebbero rifatte, perché lo standard tecnico è cresciuto. Certo. E nel caso di Vallelunga probabilmente la valutazione è stata: dobbiamo rifarla perché era in una specifica non giudicata all'altezza per Raid 4, e ci siamo detti: ma mettiamo Vallelunga o mettiamo qualcos'altro? Vogliamo favorire delle piste mai viste? Se il lavoro è lo stesso, ti rifaccio una pista che hai già visto, Certo, o te ne certo. faccio una che non hai mai visto? E magari la valutazione è stata nel cercare di investire nel fare qualcosa che i giocatori non avessero visto, perché è un po' come per le moto, le abbiamo dovute rifare tutte. E per le moto in realtà anche lì si è dovuto operare delle scelte, però rifare una moto da zero, che io stia rifacendo una moto super iconica, super importante che tutti vorrebbero giocare, o una moto che magari è un po' discutibile se sia così bella, così importante, così centrale, però il lavoro è lo stesso. Quindi c'è il problema di dover scegliere il dove andare, per dare un mix tra mi piace e lo voglio rivedere di gioco in gioco, e ti voglio dare delle novità e qualcosa che tu non hai mai visto e che magari apprezzerai anche in futuro. Quindi a volte dobbiamo fare questo tipo di scelte e trovare un giusto compromesso tra il rifaccio in qualità, quello che ti aspetti che ci sia in qualità bella, e quello che magari invece voglio darti qualcosa di nuovo da vedere e da provare. E continuiamo su Ride. Non so se si capisce che ci sto in fissa con Ride.
È ipotizzabile un giorno aspettarsi una versione open world di Ride che permetta di prendere la propria moto e girare in un mondo più o meno realistico? Ti dico anche che questa domanda deriva dalle mie gite su Euro Truck Simulator 2, dove adoro girare per il mondo, quindi oddio, non dico una cosa del genere, però il concetto di un open world e vai in giro, incontri gente che gira con la moto. Allora, questa è una cosa che esce abbastanza spesso anche sui social, eccetera. E quando esce su un post di un gruppo di fan dei nostri giochi su Facebook, più o meno poco più della metà dei giocatori risponde no, non lo vogliamo, e poco meno della metà dei giocatori risponde sì, lo vogliamo. E non mi sorprende, perché cosa vuol dire? Diciamo che il prossimo Ride sia in open world. Il gioco non è cambiato solo in termini di come è composto il mondo, ma anche di quello che vado a fare. Quindi, mentre le piste, gli autodromi, reali o inventati che siano, hanno un certo stile di gioco, faccio i giri, imparo il percorso, limo il decimo di secondo, so in cosa sto andando incontro, quindi comincio una gara e conosco già quella pista, so cosa devo fare, ed è un certo stile di gioco, che è quello per esempio di Forza Motorsport. E poi c'è Forza Horizon, che è un'altra cosa. Ogni volta che entro in una sfida, potenzialmente mi trovo davanti a un percorso che non ho mai visto. In un gioco di auto vedi che Forza Horizon è meno simulativo di Forza Motorsport. Assolutamente. Ma perché? Perché proprio per questo motivo, tra l'altro. Perché se io mi ritrovo a correre su una pista che posso imparare, il gioco può essere più reale e perdonare meno, essere più realistico, certo, e portare più al limite la fisica. Se mi chiedi di correre su piste, percorsi che non ho mai visto e forse non rivedrò mai, però mi ci devo divertire, devo poter vincere, allora quello che hanno fatto come scelta ovvia e condivisibile in Forza è stato quello di rendere il gioco più arcade, perché così riuscirò ad approcciare più facilmente una sfida che non ho mai visto su una strada che non ho mai percorso. Se dovessimo fare un ride open world, probabilmente dovrebbe fare le stesse scelte. E quindi è una scelta di campo, cioè non è solo lo stesso ride in open world, è un altro ride, un altro concetto. E non per nulla in Forza hanno mantenuto il Forza classico, che è per un certo tipo di pubblico, e Horizon, che è per un altro tipo di pubblico. Poi c'è chi compra entrambi, giustamente, ma puntano a due tipi di audience diverse. Quindi non lo so se ci sarà nel futuro un ride open world, ma sono abbastanza sicuro che se dovesse esserci dovrò fare delle riflessioni di questo tipo. Chi dobbiamo soddisfare, a quali giocatori puntiamo e che tipo di gameplay deve produrre. E credo che non possa esistere un ride con la fisica di oggi o addirittura una fisica più simulativa che però mi chiede di fare delle sfide su una strada pubblica aperta che non ho mai visto e su cui mi chiede di vincere. Questo credo che sia praticamente impossibile, perché è come cercare di mescolare due ingredienti che fino ad oggi credo che nessuno abbia cercato di mescolare con successo. Certo, anche perché correre in moto su una strada che non hai mai visto è molto più complicato che correre in macchina, aggiungerei. Certo, quindi aggiunge un livello di complicazione. Quindi non credo che sia da escludere a priori, ma si porta dietro tutta una serie di implicazioni. Un altro gioco praticamente. È un altro gioco, potrebbe essere uno spin-off, potrebbe essere una serie parallela, ma non è la stessa cosa. Certo. Ride cambierebbe faccia in maniera drastica. Ok, allora, questa domanda proprio questa è... Ho fatto un'intervista solo per questa domanda. Mentre per la controparte a quattro ruote il mercato è pieno di periferiche dedicate dal punto di vista delle due ruote, a parte qualche giocattolo, ricordiamo in passato ce ne sono stati parecchi, non sembra esserci nulla. Tu sai di qualche novità a riguardo? Si può sperare di non dover guidare per sempre una motocicletta con un pad? Allora, in realtà noi nel corso del tempo abbiamo collaborato con vari produttori di simulatori di guida di moto. Intendo,
ci sono delle aziende o dei privati o delle piccole aziende che producono degli oggetti veramente molto interessanti, ma ahimè molto costosi e molto ingombranti. Certo. E un po' li ho anche provati e tra l'altro alcuni di questi sono veramente notevoli, perché MotoGP collabora con un produttore di un simulatore che è una cosa veramente anche fisicamente impegnativa, perché la moto piega praticamente a 50 gradi e fai 2 giri e scendi con le braccia rotte. E è molto realistico perché ha tutte le dinamiche di input e di inerzia che puoi trovare su una moto. Anzi, forse è più ancora difficile stare sul simulatore che su una moto, perché quando sei in piega almeno in teoria hai la forza centrifuga che ti spinge dalla parte opposta, e invece lì sei proprio appeso a peso morto dalla moto piegata a 50 gradi, e che insomma è un po' impegnativo. E quando impari a girarci è una roba pazzesca, perché hai tutti gli automatismi di guidare una moto vera, e il problema è che sono dei dispositivi che costano qualcosa tipo 15.000 euro e occupano qualche metro quadro. Ecco, sì, perché alla fine è una moto intera. Certo. È una moto intera con sotto una pedana, eccetera, eccetera. E dove voglio arrivare? Che per fare un buon simulatore di guida, comunque di auto, si spende parecchio e si occupa parecchio spazio, ma almeno c'è la possibilità di avere un setup realistico. Con la moto, qualunque cosa meno di questo è un setup che comunque non sarebbe realistico. Qualcosa tipo un volante da attaccare a una pedana, ma fatta a forma di manubrio. Tutte le volte che se ne parla le persone criticano dicendo però io non guido con le braccia la moto, io la guido col corpo. Certo. E quindi questo è un punto dolente. Poi i simulatori di volante, cioè l'hardware volante viene prodotto da molti produttori, perché ci sono molti simulatori di guida di auto per molte piattaforme. Di moto ce n'è un po' meno, quindi il pubblico è più ristretto. E lo so, non credo che ci sia molto movimento su questo campo, purtroppo. Però peccato. Sto anche vedendo parecchi nuovi simulatori o giochi di moto che si stanno affacciando. Se il mercato si vivifica e abbiamo un po' di concorrenza, non è da dare per scontato che non ci possa essere qualche progetto interessante. Ci sono anche dei modder che fanno delle cose notevoli, per cui smontano dei pad o dei volanti e ricreano dei dispositivi che praticamente sono creati sulla base di un volante, ma che sono diventati dei manubri, che sono anche lì notevoli. Quindi chi lo sa che qualche congiunzione astrale non porti ad avere un dispositivo fatto da un produttore come Trustmaster o Logitech o Fanatec per le moto. Non ne vedo niente all'orizzonte e sarebbe oggettivamente molto bello avere qualcosa di questo tipo. Produttori, mi raccomando, fatevi sentire, perché è una cosa veramente figa sarebbe avercela, sinceramente, perché guidare una moto col pad, per quanto vuoi, insomma. Diciamo che io mi tirerei avanti comprandone 2, tu comprane 2 anche tu, e siamo già a 4. Perché avete quanto costa? Perché se so quelli da 15.000 euro, sai che compri solo tu 2, però se so più... un dispositivo più o meno della dimensione e del prezzo di un volante, assolutamente, non entry level ma già anche qualcosa di buono, io ce l'avrei già in casa. Io pure, quello è sicuro, io ce l'avrei già in casa. E soprattutto giocherei a quel punto solo a giochi di moto, ragazzi, perché cioè, da un appassionato di moto poter giocare a giochi di moto così senza rischio di ammazzarsi eccetera è una figata clamorosa. Passiamo all'ultima domanda, questa è un po' più generica, anche se riguarda soprattutto ovviamente i giochi di Milestone, perché io ho tantissimi amici con cui vorrei giocare insieme e non posso perché io ce l'ho su PC o ce l'ho su PlayStation 4 o ce l'hanno su Xbox eccetera eccetera. Quanto è complesso e quali sono le limitazioni che non permettono di avere facilmente giochi cross platform?
Allora, il supporto cross-platform è una cosa molto complessa. È una di quelle cose che quando la fai molto bene praticamente non la vedi. Cioè tu stai giocando con gli altri, quasi neanche lo sai. Certo. E questa cosa è ingannevole, perché giochi come Fortnite, che è super cross-platform, ti inganna. Sembra che lì funziona e sia tutto facile. Ovviamente non è così. I giochi cross-platform sono molto complessi da implementare, ci sono un sacco di obblighi diciamo delle case produttrici, quindi se io voglio far parlare Sony e Microsoft c'è una lunghissima lista di cose da fare che magari il giocatore non vedrà mai, ma sono supporti, diciamo, sotto il cofano da supportare, per far sì che sia anche solo accettato il fatto di poter avere il cross-platform. Ok. Ecco perché non è banale. Alcuni giocatori dicono: ma perché non lo accendono? Perché bisogna farlo prima di accenderlo. È una cosa su cui Milestone sta lavorando e credo che vedremo degli avanzamenti diciamo a breve medio termine su alcuni titoli futuri, e l'obiettivo è assolutamente di avere questo tipo di supporto. E noi, lavorando tra l'altro con Unreal, in qualche modo beneficiamo di alcuni supporti che offre Unreal. D'altro canto dobbiamo anche aspettare che Unreal abbia determinate cose fatte, finite e stabilizzate. Ovviamente l'engine su cui si fa Fortnite non è esattamente quello su cui si fa tutti gli altri giochi, perché è un gioco, diciamo, in-house, che quindi ha anche delle cose sempre più avanzate, eccetera eccetera. Quindi sicuramente è una delle cose su cui noi puntiamo per il futuro. Siamo consci che i giocatori lo stanno chiedendo, sono abbastanza convinto che ci arriveremo in tempi abbastanza brevi, però è una cosa di quelle molto complesse. E tra l'altro ci sono delle differenze tra far parlare nella stessa famiglia di console ma tra generazioni diverse, quindi PS4, PS5, One, Series X, e invece poi far parlare console diverse. E c'è un altro livello di complicazione anche, che se io faccio parlare una PS4 con una PS5, uno dei due giochi sta andando a 30 frame al secondo e l'altro a 60. Quindi bisogna far sì che l'esperienza non sia punitiva per uno dei due giocatori, tipo quello che va a 30. E quindi bisogna garantire che la fisica sia coerente su tutte le piattaforme, cosa non banale, perché quando hai più frame al secondo potresti permetterti di fare anche una fisica più precisa. Insomma, la cosa è molto complessa. E tra l'altro quando giochi cross platform entrano altre limitazioni. Per esempio, se io sto facendo una lobby su Raid 4 su Next Gen, io ho più giocatori in lobby. Se invece faccio una lobby solo su All Gen, ho meno giocatori. Quando si intersecano le due console, potrebbe essere che io debba applicare il limite della console meno potente, quindi PS4. Quindi bisogna anche stare attenti ai compromessi o a quello che si vuole esprimere dalla singola piattaforma. Però è sicuramente uno dei nostri obiettivi aziendali, e capiremo un attimo cosa arriva prima, se qualche funzionalità generazionale o di che piattaforme. Però è sicuramente uno dei nostri obiettivi e una delle cose su cui lavoreremo e stiamo lavorando. Però confermo che è una delle cose anche più complesse. Anche altre software house ci stanno arrivando soltanto adesso, e nel racing è particolarmente importante stare molto attenti all'esperienza del giocatore. Perfetto Michele, io ti ringrazio tantissimo, ci hai dato un sacco di informazioni. Ragazzi, io penso che queste sono informazioni che più o meno tutti si chiedevano, quindi ho fatto le domande che mi sono venute proprio da giocatore di questi giochi e da appassionato di giochi di moto e soprattutto dei serie di Milestone. Ci hai detto tantissime cose interessanti. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Ringrazio di nuovo Michele, grazie mille per la disponibilità Michele. Grazie a te. Apprezzo anche che non mi hai chiesto niente dei titoli futuri, così non ho dovuto dire no comment. Esatto, ma siccome so presente che giustamente nessuno vuole svelare le proprie idee, è giusto che insomma nemmeno faccio la domanda, per tanto sapevo come andava a finire, ecco, insomma.
E ragazzi, se volete lasciare qualche messaggio, che avete qualche domanda specifica per Michele, eccetera eccetera, scrivetela qui nei commenti, perché Michele, che è iscritto al canale, non è vero però vabbè, Michele che è iscritto al canale se la andrà a leggere, magari se qualcuno la ritiene particolarmente interessante cercherò di farvela sapere la risposta. Non mi rimane che ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme, ringraziare di nuovo Michele per la cortesia e la disponibilità che ci ha dato, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Ciao, grazie dell'invito.